Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere alla mia destra, oggi sarà un video unboxing Lego. Per la precisione andremo ad aprire e a costruire il bellissimo set della Lego Technic 42123. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e la speed build e nella seconda parte andremo a paragonare il set della McLaren Senna col set che avevo costruito il mese scorso, ossia la bellissima Corvette ZR1. Vi mostrerò le differenze sia estetiche che per quanto riguarda il funzionamento degli ingranaggi e alla fine del video vi dirò personalmente quale tra questi due set mi ha colpito di più, se la GTR o la ZR1. Se per caso vi siete persi il video speed build e test della Corvette, che tra l'altro ho testato sopra un tapirulan a 12 km/h, vi ho lasciato la scheda del video qua in alto. Procediamo con l'apertura laterale, schiacciamo bene. Questa che state vedendo è la McLaren Senna GTR originale, quella da cui si sono ispirati per fare questo set. Se va tutto bene e non faccio errori, fra 2 ore tutto questo si dovrebbe trasformare in questa. Ho già selezionato i primi due pezzi e ora partiamo subito con la speed build. 3, 2, 1, via! Sono arrivato a pagina 50, siamo circa a un terzo delle istruzioni. Come vedete la base è quasi completata e tra l'altro si incominciano a intravedere i primi meccanismi. Lo sterzo è già completato e si gira tramite questo albero di trasmissione destra e sinistra. Questo invece è il differenziale e viene azionato dalla ruota posteriore sinistra. Questo invece a mio parere è il meccanismo più bello di questo Lego Technic ed è presente anche nella Chevrolet ZR1. Il suo funzionamento è semplicissimo, in pratica roteando le ruote di questa GTR si produce il movimento verticale dei pistoncini che va a simulare il classico movimento del motore a scoppio. Roteando queste ruote i pistoncini vanno su e giù in sincronia, guardate. E ora riprendiamo con la nostra speed build. Prima di partire però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link canale Telegram offerte e sconti Lego, dove pubblichiamo le migliori offerte a tempo di tutti i set Lego, sia tecniche, siti, di qualsiasi tipo, per cui se per caso anche voi come me siete amanti di questi bellissimi mattoncini, entrate nel canale. Siamo già quasi 7000, siamo in tantissimi, infatti sono molto felice, e così anche voi riceverete le offerte di tutte le promozioni e le offerte a tempo su tutti i set Lego. Per cui mi raccomando, andate nella descrizione e cliccate il link che vi ho lasciato, così entrerete anche voi nel canale Telegram. Detto questo, riprendiamo con la speed build. 3, 2, 1, via! Ci siamo, sono arrivato a pagina 100, ne mancano solo 39 per completarla. Come potete vedere la carrozzeria è quasi completamente ultimata, manca solo la parte anteriore e le 4 ruote. Il bicolor blu e nero mi piace veramente tantissimo ed è pienissima di adesivi, ma il suo punto forte per quanto mi riguarda è il posteriore. Guardate che posteriore aggressive, mega diffusore e super allettone. Devo dire che rende perfettamente l'idea di macchina sportiva. Vi stiro un po' prima di iniziare l'ultima parte. Prima di partire vi do una news: alla fine di questo video, se per caso lo
lo guarderete fino in fondo, vi ho lasciato tra i video consigliati la mia creazione originale Lego. Ho creato un mega impianto Lego Snow di 1 metro per 50 cm, dotato di snow park, gatto delle nevi e udite udite, mega impianto di risalita completamente motorizzato. Funziona con le minifigure Lego dotate di sci, come questa. In maniera automatica salgono l'impianto di risalita e scendono sciando la pista in maniera continuativa. Se siete curiosi di vedere la mia opera, guardate fino alla fine questo video, perché ve l'ho lasciato come video consigliato nella schermata finale. 3, 2, 1, via! 7, 42, 123, completato. E ora andiamo a analizzare le differenze tecniche tra la ZR1 e la GTR e dopo vi svelo quale tra questi due set mi ha colpito di più. Eccole qua, una accanto all'altra. Si vede subito anche a occhio nudo che la GTR è leggermente più lunga di dimensioni rispetto alla ZR1. Vedo una differenza di circa 3 cm. L'altra macro differenza è il funzionamento dello sterzo, che nella GTR viene attivato da questo ingranaggio posto sopra il tettuccio. Guardate, se lo aziono a destra e a sinistra corrisponde lo sterzo, invece nella ZR1 è posizionato nella parte posteriore, eccolo qua, e quindi girandolo a destra e a sinistra farà girare la nostra Corvette. Per quanto riguarda la parte posteriore, nella Corvette troviamo un grande alettone e 4 terminali. Per quanto riguarda il GTR, anche qui troviamo un mega alettone, ma al posto dei terminali troviamo un bellissimo diffusore, e devo dire che onestamente che come aspetto, almeno per quanto mi riguarda, preferisco il posteriore della GTR. Un'altra macro differenza tra questi due set sono gli sportelli, e devo dire che la Chevrolet mi ha un po' deluso in questo, perché gli sportelli della ZR1 sono fissi e non si possono neanche aprire, invece quelli della Senna GTR sono completamente apribili e hanno la fantastica apertura a nido di gabbiano. Guardate che bella! In conclusione, per quanto mi riguarda, la bellissima McLaren GTR Senna esce vincitrice da questa sfida. E voi invece, quale di questi due set preferite? Vi piace di più la ZR1 o come me la McLaren Senna? Scrivetemelo tra i commenti, perché sono veramente curiosissimo di sapere quale tra questi due set riceverà da voi più commenti positivi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link del canale Telegram Offerti e Sconti Lego, e vi ho lasciato anche il link di questi due bellissimi set. Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi saluto e vi lascio il video di una delle mie ultimissime creazioni Lego originali, ossia la pista sci Lego con impianto di risalita motorizzato. Guardatela perché merita veramente, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!